Cari amici, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di edging. Era un po' di tempo che sul canale non veniva trattato questo argomento. Siamo alla fine di questo 2024, un'annata un po' particolare, e in questo video parliamo anche di attualità. Vediamo un po' com'è l'andamento dell'attività dei cefalopodi, soprattutto seppie e calamaro, riguardo questo fine 2024. Ho fatto una serie di slide con anche un grafico per meglio far comprendere l'attività di quest'anno, del periodo di fine autunno inverno, rispetto anche alle annate precedenti. Faremo un po' una comparazione fra i diversi anni di pesca e inoltre parliamo anche dei nuovi modelli di edgy presenti sul mercato. Facciamo una rapida carrellata dei modelli principali, dei brand più importanti a livello mondiale, e questo è il primo di una serie di video dedicati all'edging, quindi parleremo di attrezzature, parleremo anche di tecnica. Venite che partiamo dopo la sigla. Andiamo! Allora, partiamo come solitamente faccio nei miei video. Ho realizzato una serie di slide di JPEG per far meglio capire l'argomento di cui trattiamo oggi. Oggi parliamo di edging, quindi pesca di seppie e calamaro con l'esche artificiali. Sul canale ci sono già dei video dedicati a chi da poco si sta avvicinando, vorrebbe avvicinarsi a queste tecniche di pesca. Oggi parliamo di attualità e parliamo dei modelli di edgy che sono stati recentemente introdotti sul mercato. Allora, come sta andando questo fine 2024? Quali sono le prospettive per quanto riguarda il 2025? Ho realizzato un grafico per far comprendere soprattutto la differenza rispetto agli scorsi anni. Che cosa è successo? È successo che quest'anno, per quanto riguarda le seppie, già si diceva che l'anno scorso era un'annata molto particolare, diciamo deludente per quanto riguarda la seppia, e quest'anno non poteva far altro che migliorare, e invece purtroppo non è stato così. Anzi, i numeri parlano chiaro per quanto riguarda la presenza dei cefalopodi nel sottocosta, soprattutto di seppie. Si tratta di un'annata nera, almeno fino a questo momento. Davvero l'attività, in base anche alle catture realizzate un po' lungo il nostro stivale da parte dei pescatori più accaniti, diciamo che sono insoddisfacenti. Vediamo insieme questo grafico, facciamo una rapida visualizzazione di quelli che sono i dati a mia disposizione, partendo da settembre, che è un po' il mese in cui un po' tutti iniziamo a pescare maggiormente la seppia nel sottocosta, sia nella pesca da riva ma anche da barca, da belly boat, da kayak, quindi da natante. Quello che possiamo vedere è che rispetto agli altri anni questo è l'anno peggiore. Si è partiti a settembre con l'inizio dell'attività per arrivare attualmente a dicembre, dove si aspettava il solito picco per quanto riguarda l'attività di cattura, soprattutto per la presenza dei cefalopodi, seppie soprattutto, ma così non è stato. Anzi, tra ottobre e novembre, dove solitamente diciamo il calo delle temperature aumenta la presenza di seppie nel sottocosta, quest'anno invece sono successe una serie di eventi meteo, quindi mareggiate, che non hanno facilitato la presenza della pesca dei cefalopodi sottocosta, e tuttavia stiamo subendo ancora quelli che sono i danni di un innalzamento delle temperature sia dell'aria e soprattutto del mare, il che non è assolutamente produttivo per quanto riguarda l'avvicinamento della seppia nell'immediato sottocosta. Quindi secondo me la temperatura troppo alta
del periodo estivo e dell'annualità 2024 in genere, ha prodotto questo allontanamento dalla sottocosta delle seppie. Infatti da riva è davvero difficile riuscire a fare i numeri degli anni passati, ma anche da barca, quindi natante come kayak, bellyboat e barche in genere, attualmente le seppie si trovano ancora a profondità medie elevate qui nella zona dove io solitamente pesco, mentre gli anni scorsi li trovavamo anche a 2-3 metri dalla costa. Attualmente invece per riuscire a fare qualche cattura decente bisogna spingerci dai 15 ai 18 metri, quindi comunque diventa una pesca un po' al limite se noi vogliamo fare edging puro, perché su queste batimetriche per forza di cose dobbiamo utilizzare attrezzature diverse da quello che è la tipica cannetta da edging con piccoli pesi aggiuntivi, massimo 3-5 grammi, perché andando a pescare su fondali che vanno dai 10, 15 ai 18 metri, per forza di cose dobbiamo piombare tanto l'artificiale, arrivando anche a 15-20 grammi di peso aggiuntivo, il che fa diventare non una pescata ad edging, ma è un po' la classica pesca tradizionale che si faceva alla seppia e che sinceramente non mi appassiona più di tanto. Però se si vogliono fare i numeri, purtroppo bisogna prendere bisogna fare queste accortenze, quindi aumentare il peso, soprattutto in caso di forte scarroccio dovuto a corrente o presenza di vento. Per quanto riguarda i calamari, stessa situazione, per quanto riguarda anche quella del grafico della seppia. Gli anni scorsi, in riferimento alle annate 2022 e 2023, anche per quanto riguarda il calamaro, nel 2024 c'è stata una moria delle vacche, come diceva Totò, e quindi è diventato davvero difficile riuscire a fare delle belle pescate. Solitamente a ottobre, novembre già si iniziava a vedere qualcosina, per arrivare poi ecco a dicembre, che è uno dei mesi migliori per la pesca del calamaro. Attualmente siamo ai numeri che solitamente si facevano a ottobre quando si iniziava, quindi quest'anno, come per la seppia, le catture di calamari, soprattutto nelle mie zone, vi ripeto, io pesco in Campania, stentano ad arrivare per fare delle pescate, delle belle pescate, sia da riva sia da barca. Bisogna ecco fare delle uscite numerose, ore di pesca tante per ogni pescata, per vedere un po' la canna in piega, altrimenti anche pescando a seppie e calamari purtroppo il cappotto è dietro l'angolo. Quindi questo è un po' il quadro riassuntivo per quanto riguarda l'annualità rispetto alla seppia e calamaro di questo fine 2024. Per quanto invece riguarda le previsioni per il prossimo anno, quindi 2025, la situazione attualmente è davvero deludente, ma non può fare altro che migliorare. Sicuramente non riusciremo a recuperare i pesci persi e le pescate infruttuose, perché vi ripeto è una cosa che va oltre la bravura tecnica del pescatore, e c'è proprio assenza di pesce sotto costa, e quindi ecco, si spera che con i mesi freddi da dicembre in poi fino a febbraio, marzo e qualche volta anche aprile si spera ecco, di salvare la stagione per quello che può essere salvata. Quindi in definitiva non possiamo fare altro che tentare nelle nostre uscite e aspettare che magari il clima freddo e il meteo sia dalla nostra parte per riuscire a rimediare questa fine 2024 che ci ha regalato davvero poche soddisfazioni. La situazione non può fare altro che migliorare. Proviamoci.
In questa seconda parte del video dedicato all'aging 2024, previsioni 2025, facciamo un focus di attenzione su quelli che sono i modelli di agi che sono arrivati o che stanno arrivando sul mercato, gli agi diciamo più particolari, le novità che vale la pena raccontare, giusto per tenere anche un attimo il polso della situazione, perché nel settore aging ormai quasi tutti i brand hanno realizzato e realizzano dei modelli particolari, però ci sono dei brand che fanno un po' da traina per quanto riguarda l'innovazione, e scopriamo insieme, facendo una rapida carrellata, quelli che sono i modelli principali da tenere sott'occhio, magari anche in previsione di acquisti. Partiamo dalla Yamashita. Quest'anno sono arrivate delle nuove colorazioni davvero molto interessanti. Yamashita è uno dei brand, secondo me, a livello internazionale più importanti come qualità della, diciamo, della merce che produce, che realizza, perché dietro, tra le altre cose, c'è anche uno studio, una ricerca, uno sviluppo, ed è uno dei brand di riferimento in questo settore, aging e anche spinning. Però quest'anno sinceramente non ho visto dei modelli particolari come erano arrivati anche gli anni scorsi. Tuttavia si sa che comunque, essendo un brand top di gamma, è difficile realizzare qualcosa di veramente innovativo, però ecco, si può sempre migliorare in questo settore, e quest'anno con Yamashita abbiamo avuto la possibilità di trovare una serie di colorazioni molto interessanti che vale la pena davvero di provare. Per esempio qui nella foto ho messo gli Agi OH Live Basic, ci sono tanti colori sulle diverse tonalità, per cui negli anni scorsi ci eravamo già abituati a vedere basi verdi, rossi e blu. Parliamo anche della Duo, che ritorna dopo anni di assenza sul panorama aging con l'Agi Masa. Infatti quest'anno c'è la nuova versione di questo Agi davvero molto interessante, Duo, che negli anni si è fatto conoscere per il livello qualitativo davvero altissimo. Vediamo insieme, leggiamo insieme cosa ci dice l'azienda Duo in merito a queste nuove introduzioni sul panorama aging. L'azienda giapponese Duo è nota soprattutto per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di esche artificiali. Dopo lo sviluppo della leggendaria esca D-Squid, dal design innovativo per l'epoca, Duo torna allo stile di pesca aging con la dotanara Agimasa Deep. La Agimasa Deep è prodotta nella misura 3 e ha un grado di affondamento di 1,5-2,5 secondi per metro per fendere gli strati della colonna d'acqua. È stata progettata per raggiungere in poco tempo grandi profondità, dove i calamari cercano attivamente le prede senza essere influenzate dalle correnti. E questa è la principale differenza rispetto al modello regular, che ha una velocità di affondamento compresa tra i 3 e i 3,5 secondi per metro di profondità. Il movimento costante e discensionale prodotto dall'Agimasa scatena l'istinto di caccia dei calamari senza sforzo, quindi praticamente è un'esca relativa soprattutto alla ricerca dei calamari, che però per qualità tipiche di affondamento può essere tranquillamente usata anche per la seppia. Davvero complimenti alla Duo per questa interessante introduzione. Passiamo invece adesso alla Duel, che è un'altra azienda storica per quanto riguarda le esche artificiali e soprattutto l'aging, e quest'anno ci presenta il Mag Q Tungsten. Leggiamo insieme cosa ci dice la casa. La Mag Q Tungsten della Duel è la nuova serie di aging per lanciare oltre 60 metri, quindi diciamo che la Duel come azienda giapponese, tra le aziende leader nel settore, si è sbilanciata anche un po' tantino nel fornire questi dati, perché 60 metri sono davvero delle distanze siderali, dove se non hai la possibilità
di accoppiare all'edging, quindi all'esca artificiale, una canna e un filo adeguato, praticamente è impossibile lanciare 60 metri, però sono cose, ecco, che fanno un po' anche da sponsor. Quindi prendiamo con le molle queste indicazioni. La nuova Meg Q Tungsten è stata appositamente studiata per cercare di raggiungere maggiore distanza possibile grazie al sistema brevettato Tungsten X-Magnet Weight Transfer System. Ok, un sistema brevettato che consiste in un meccanismo di movimento magnetico di due sfere in tungsteno. Infatti, durante la fase di lancio le due sfere si spostano verso la parte posteriore, garantendo prestazioni di lancio maggiori e stabilità di volo. Inoltre questo sistema dona un baricentro basso nel corpo dell'Edge che migliora la fase di azione con movimenti più scattanti. Una volta che l'Edge tocca l'acqua, la Mag Q Tungsten entra immediatamente in azione così da poter catturare subito, molto importante soprattutto quando i calamari stazionano vicino alla superficie o nello strato intermedio. Lateralmente dotate di due pinnette pata fin che vibrano alla minima corrente così da aumentare il potere attrattivo. Anche questa un'esca davvero interessante, innovativa soprattutto per la componentistica interna di questo sistema magnetico brevettato per il trasferimento dei pesi e quindi ideale per riuscire a far raggiungere all'esca la massima distanza di lancio possibile. Passiamo adesso alla casa Daiwa, anche in questo caso uno dei brand più importanti a livello internazionale. Quest'anno ci presenta l'Emeraldas Amorous Joint, ovvero uno dei primi edge snodati, quindi realizzato in due pezzi in questo caso. Uno è composto dalla testa con il sistema della pesistica, quindi con la zavorra sotto al musetto dell'esca, e l'altra invece è realizzata nella parte centrale e posteriore dell'esca dove è presente anche il cestello, quindi sono due parti principali. Durante l'azione di nuoto è molto interessante vedere come lavora questa esca artificiale, a nuoto davvero unico, quindi una delle vere novità di questo fine 2024 in proiezione del 2025. Leggiamo cosa ci dice la casa Daiwa. I recenti Amorous Joint di Emeraldas sono esche snodate concepite per attrarre tutti gli appassionati di edging, quindi è un'esca dedicata principalmente ai pescatori, con la sua caratteristica struttura a snodo verticale. L'Amorous Joint emula il nuoto naturale di piccoli pesci e crostacei, attirando l'attenzione di tutti i cefalopodi. In particolare, grazie alla fluidità del movimento e all'aspetto estremamente naturale, risulta particolarmente efficace. L'esca è molto versatile in quanto è dotata di due occhielli che consentono due diverse azioni di pesca, un'azione morbida e sinuosa per catturare i pesci più furbi e apatici, mentre l'occhiello posteriore induce movimenti laterali aggressivi ideali per le situazioni di vento e forti correnti. Quindi se noi vediamo bene sulla testa di questa esca artificiale ci accorgiamo che ci sono due occhielli che ci permettono di utilizzare l'esca in modi differenti, come ben ci espone la casa Daiwa nella sua presentazione. Quindi anche questo altro dettaglio è davvero innovativo. La prossima casa che noi andiamo a vedere insieme è la Jazui. La Jazui lo scorso anno, gli scorsi anni anche, ha introdotto sul mercato una serie di esche artificiali davvero uniche come concezione, esche artificiali che sono diciamo considerate nella fascia di mercato intermedia, ma che hanno un grande rapporto qualità e prezzo, qualità percepita anche dal pescatore meno esperto e prezzo accessibile un po' a tutti. Quest'anno la novità principale è il Velvet, mentre l'anno scorso c'è stato l'Edgy Rubber, uno dei primi artificiali per la pesca della seppia e del calamaro,
dotato nella parte superficiale di un rivestimento siliconico, chiamiamolo così, in gomma. Leggiamo cosa ci scrive la Jazui in merito al Velvet, tradotto: lo spione. È ideata quest'esca per essere utilizzata soprattutto in fase di ricerca, in quanto dotata di una gamma di colori vasta e molto attrattiva, oltre che per essere l'unica serie Velvet ad essere proposta nelle misure 2.5, 3 e 3.5. Esperienziale al tatto sia per l'utilizzatore che per i cefalopodi, una speciale vernice ad effetto velluto applicata direttamente al corpo, da qui il nome Velvet, disponibile nelle versioni Snitch Horizon e Velvet Touch, tutte nelle misure 3.0 rispetto a alcune differenze estetiche e funzionali per adattarsi a diverse condizioni di pesca. Invece per quanto riguarda l'Edgy Rush Rubber, che cosa ci dice la casa? È un'esca ideata per la pesca ad edging, ovviamente, tonalare con particolare rivestimento in silicone con una superficie chiodata che garantisce morbidezza al tatto e l'emissione di vibrazioni in acqua. La luminescenza del colpo e la fluorescenza applicata solo sulle sfere esterne regala al buio una pigmentazione che rende il Rush Edgy Rubber unico nel suo genere. Per quanto riguarda l'Edgy Rush Rubber, è in previsione qui sul programma un test più approfondito, quindi faremo una scheda tecnica più dettagliata in merito a questa esca artificiale che mi ha sorpreso davvero per alcune cose che poi vedremo insieme, soprattutto se esposta alla luce ultravioletta. È molto interessante vedere come si colora il corpo grazie a questa pigmentazione in gomma che riesce a riflettere l'effetto glow davvero in modo unico, e questa è una delle caratteristiche che davvero mi ha affascinato di più per questa serie di esche artificiali. Ripeto, Jazui Rubber della serie Rush. Parliamo adesso anche di Shimano, quindi comunque siamo a livelli ancora molto alti per quanto riguarda anche il rapporto qualità-prezzo. Per quanto riguarda Shimano, una delle novità più interessanti, anche se non è proprio recentissima questa introduzione, parliamo del Clinch serie Cephia Flash Boost Rattle, quindi è un concentrato di innovazione, di tecnologia. Infatti c'è la serie Clinch, che è già una delle serie che è stata messa in commercio negli ultimi anni ed ha avuto un interessante riscontro da parte dell'utenza grazie alla sua efficacia in pesca. È stato inserito il Flash Boost, ovvero questa serie di piccole integrazioni tecnologiche che donano lanciabilità, riflessione della luce anche sul movimento naturale dell'esca, quindi senza il movimento che noi imprimiamo con la nostra canna grazie a questa lamina interna. E poi è stato inserito anche il rattle, quindi è davvero un concentrato di tecnologia molto interessante. Leggiamo cosa ci scrive la casa. Il nuovo Shimano Cephia Clinch Flash Boost Rattle è un edgy altamente avanzato che combina l'attrazione visiva e sonora per creare la massima attrazione soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione e di acqua sporca. Integrando la tecnologia Flash Boost di Shimano, leader del mercato, con la tecnologia Scale Boost, un'avanzata Rattle Chamber, la gamma Cephia Flash Boost Rattle Edgy produce la massima attrazione in un'ampia gamma di condizioni di luce acqua. Il sistema brevettato Flash Boost utilizza uno specchio riflettente sospeso da micromolle che sfrutta la luce e i raggi UV per attrarre i cefalopodi in tutte le colonne d'acqua. Questa attrazione è ulteriormente rafforzata dall'inclusione della frittura realistica Scale Boost e una camera Rattle che emette suoni al minimo movimento. Il risultato è un'esca che vi darà le massime prestazioni in qualsiasi condizione. Davvero complimenti alla Shimano per questa interessante esca, un concentrato estremo di tecnologia avanzata.
Passiamo adesso a Casa DTD, una delle aziende che negli anni e soprattutto negli ultimi anni si è fatta conoscere per realizzare dei prodotti altamente efficaci. Già l'anno scorso ci aveva stupito per la serie Ballistic, una delle serie di Egi che tra le altre già presenti sul mercato ci riusciva a far raggiungere una distanza di lancio eccezionale. Quest'anno invece con la serie Projectile Deep che cosa è successo? È successo che il sistema di pesistica è integrato internamente al corpo dell'esca e questo aumenta ancora di più la lanciabilità di queste esche artificiali. Sono esche artificiali un po' alternative rispetto all'Edge classico perché non presentando la zavorra ecco, diventa anche un po' anomalo riuscire a muoverle con la stessa dinamica perché seguono degli andamenti durante l'azione di nuoto a volte differenti dalle classiche esche artificiali dedicate all'edging. Tuttavia sono delle esche dal grande potere attrattivo, soprattutto quando noi cerchiamo i calamari, diciamo un po' meno per la seppia, perché la seppia solitamente la peschiamo più attaccata al fondo, invece per il calamaro magari quando abbiamo bisogno di un'esca soprattutto delle dimensioni giuste e del corretto grado di affondamento con la serie Projectile riusciamo a raggiungere una distanza maggiore e a farla lavorare correttamente nella fascia d'acqua dove solitamente noi troviamo i calamari. Leggiamo insieme cosa ci dice la DTD in merito a quest'esca dedicata soprattutto ai calamari, come anche analizzando un po' il corpo dell'esca potevamo intuirlo. Le caratteristiche principali quali sono? L'utilizzo di una tecnologia di lancio lungo già implementata su tutti i modelli DTD Ballistic, ma ottimizzata e migliorata per garantire una maggiore distanza di lancio e una maggiore velocità di affondamento. Il tessuto che la riveste è spesso e dà la sensazione di un pesce naturale al tatto. Per migliorare la velocità di affondamento il prodotto è dotato di alette aerodinamiche in silicone di medie dimensioni. Il comportamento di queste pinne in mare è molto simile al comportamento delle vere pinne dei pesci. Le caratteristiche principali di quest'esca sono il design speciale del corpo, il corpo sottile, extra forte, sistema di lancio migliorato, tecnologia del peso mobile, distanza di lancio aumentata del 45%. Ecco, anche questi dati sono poi da verificare ovviamente con le attrezzature che noi utilizziamo, soprattutto canna, mulinello e filo. Area di cattura ha aumentato del 110% per ovvi motivi. Se noi riusciamo a lanciare più lontano, lo specchio di azione, il ventaglio di azione dove noi facciamo lavorare l'esca artificiale aumenta e quindi di conseguenza anche la possibilità di effettuare delle catture. Le alette in silicone e il corpo luminoso sono le ulteriori caratteristiche di quest'esca davvero eccezionale ed innovativa. La mia attenzione è stata presa di recente da questa tipologia di esche artificiali dedicate all'edging molto particolari, dal corpo davvero unico per quanto riguarda il design. Sto parlando del Matsuri Live Sutter Cusilar della Progre. Leggiamo insieme cosa ci scrive l'azienda in merito a questo prodotto. Il Matsuri Live Sutter Cusilar della Progre è una particolare totanara ibrida che consente vari utilizzi soprattutto per la pesca dalla barca, ma anche per la pesca dalla riva. Nato come dropper, quindi come esca per le tecniche dell'Iga Metal e dell'Homorig, il Cusilar è nato studiato in modo da adottare una posizione orizzontale, così da essere facilmente raggiungibile e afferrabile dal calamaro. Il corpo ha una forma a triangolo rovesciato per evitare le oscillazioni con il peso esposto all'estremo per abbassare il baricentro. Nella parte superiore il corpo è piatto in modo da appoggiare un'esca siliconica e bloccarla mediante l'apposito cavetto in acciaio SUS da 0,3 per aumentare il potere attrattivo. Quindi su queste esche artificiali che fanno un po' da base sul dorso potremo mettere un'esca
artificiale, per esempio siliconica, o in tanti casi possiamo mettere proprio l'esca, il vivo, no? Oppure una sarda, un'acciughetta, un pesce morto, quindi da aumentare maggiormente il potere catturante. Se noi ricerchiamo soprattutto pesci di taglia, oppure ci troviamo in condizioni di pesce molto apatico, non riusciamo a far mangiare il pesce, e quindi adottiamo queste strategie un po' alternative al classico edging, quindi dove si utilizzano esclusivamente le esche artificiali, quindi facciamo un po' un ibrido. E questo edging, il Progrè, della casa Progrè, ce lo permette. Il corpo è rivestito da tessuto e scaglie con rivestimento fluorescente Keimura che riflette i raggi UV contenuti nelle luci da pesca e nella luce solare, aumentando la visibilità. Il tessuto a scaglie inoltre ha una superficie irregolare che simula le squame di un pesce, in modo da invogliare il calamaro a non lasciare la cusillar. Dotata di occhi luminosi grandi dimensioni che aumentano la visibilità al buio, presenta un doppio sistema di aghi affilati che garantisce di mantenere saldamente il calamaro, e nella parte finale è rivestito con vernice luminosa. Un'esca artificiale davvero interessante. Passiamo invece alla Yuzuri. Diciamo che è un'altra azienda che è storica nel settore delle esche artificiali e soprattutto dell'edging. In questo caso con l'EBI QTR è una totanara, un edgy dedicato al tip run, quindi un'esca ideale per le alte profondità, dove non vogliamo aggiungere peso ulteriore alla totanara. Possiamo utilizzare queste che sono già dotate di un buon dimensionamento riguardo alla pesistica integrata direttamente nella zavorra. Oltre alla tipica forma delle totanare da tip run, quindi con testa rigida, la nuova EBI QTR presenta un corpo spesso che stabilizza la caduta e di due zampette in gomma brevettate in prossimità del piombo. Si muovono generando delle piccole onde che attirano i calamari con movimenti realistici. Inoltre, lo skirt brevettato, posto alla fine del piombo, stabilizza la postura di affondamento, riducendo il tremolio e aumenta le vibrazioni durante il movimento. Tutte queste caratteristiche aumentano il potere attrattivo della nuova EBI QTR. Infatti una delle caratteristiche principali è questo skirt, questo gonnellino che è posizionato proprio vicino alla zavorra ventrale. Una cosa molto interessante, anche se dal punto di vista dell'innovazione è una cosa già vista in altre edgy. Parliamo anche di esche low cost. Quello che vi posso dire è che attualmente i brand che producono esche dal grande rapporto rispetto al prezzo, rispetto a qualche anno fa c'è stato un innalzamento della qualità media, soprattutto per quanto riguarda quei brand che troviamo su piattaforme di shopping online come Temu e AliExpress. Ci sono dei modelli molto interessanti che sinceramente vale la pena di provare per quello che costano, e in tante occasioni di pesca, soprattutto verso la seppia, sono molto efficaci sia per quanto riguarda la colorazione che la qualità costruttiva, perché in tante occasioni si ispirano ai modelli top di gamma in riferimento dei brand che abbiamo detto nei capitoli precedenti di questo video. Per quanto riguarda la seppia vanno molto bene. Per quanto riguarda il calamaro, purtroppo in tante occasioni, se non abbiamo un artificiale che muove in un certo modo e si lancia lontano, diciamo che in tante occasioni di pesca la differenza si nota. Però ecco, comunque quello che deve passare è che attualmente i modelli low cost sono superiori a quelli commercializzati qualche anno fa, e quindi hanno qualcosa in meno da invidiare ai modelli top di gamma. Cari amici, siamo giunti alla conclusione di questo video di approfondimento della tecnica edging. È uno dei primi video realizzati quest'anno nei prossimi giorni ci saranno altri video di approfondimenti anche sulla tecnica
e scrivetemi nei commenti se volete parlare di un modello particolare o di un approccio di pesca particolare, in modo che facciamo insieme un approfondimento seguendo anche i vostri consigli e le considerazioni. Ringrazio tutti voi per aver visto il video, se vi è piaciuto lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Per il momento da Luigi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video come sempre su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi, alla prossima!